Madeira e l'Islanda. Sono gli ultimi 2 viaggi che ho fatto da sola prima della pandemia, prima che questo evento stravolgesse la vita e le scelte di tutti. Ora, nella mia lista dei desideri, ci sono le Azzorre e le Isole Faroe. Sono tutti paesi dove prevalgono i colori del verde, del blu, del bianco e del grigio. Il verde delle Levadas e dei bananeti a strapiombo sul mare dell'isola di Madeira, il blu intenso dell'oceano che circonda tutte queste isole, il bianco infinito dell'Islanda d'inverno, il grigio della nebbia o dei nuvoloni di pioggia che ho visto in tante fotografie che ritraggono le Azzorre, coi loro laghi nei crateri vulcanici, o le isole Faroe, con le scogliere ricoperte di un verde quasi accecante. Sono tutti luoghi che, oltre a essere un po' isolati, hanno in comune delle tinte fredde e mi sono chiesta cosa ci fosse dietro a ciò. Ho provato a fare una semplice ricerca su internet circa il significato dei colori, ma non ne sono venuta fuori. Ci sono tantissimi studi sui colori, tantissime interpretazioni e tantissimi usi. Se pensiamo che esistono colori che ci incitano a comprare, altri che in una cultura possono avere un significato totalmente opposto che in un'altra. Ognuno di noi ha una percezione diversa dei colori, anche se spesso simili. Preferisco quindi fermarmi a riflettere sull'effetto che mi fanno i colori che possono prevalere in una destinazione, a quale stato emotivo mi conducono. La vastità del blu cobalto dell'oceano, per esempio, associata al suono delle onde che si infrangono sulle scogliere, allo stridere delle ali bianche dei gabbiani in volo, all'ululato del vento, hanno sempre avuto un effetto calmante, rasserenante sulla mia persona. Gli occhi si riempiono di blu e mi sento in pace con me stessa. La neve, con il suo manto bianco, sembra immobilizzare tutta la natura, quasi volesse sospendere la vita che ha coperto, un colore che offre luce di notte e una frequenza sonora fatta di scricchiolii di giorno. Sono paesaggi e tonalità che parlano alla mia anima, che mi riappacificano. Diverso è un bazar pieno di colori e profumi, la terra rossa dell'outback australiano, oppure le tonalità calde dell'Andalusia. Una bellissima stimolazione alla gioia, una sensazione di caldo e di accelerazione cardiaca. Quando ero ragazza ho cercato molto questi luoghi, il Messico, l'Australia, le isole dei Caraibi, Capo Verde, il Sudafrica, le Seychelles, la frutta esotica, i pesciolini variopinti, il solletico della sabbia sotto i piedi e tanti colori caldi, atmosfere calde, popolazioni dalla pelle scura. Mi piacciono ancora tantissimo queste destinazioni. Non ci sono posti nel mondo che non meritino una visita, ma ora le mie scelte da viaggiatrice hanno cambiato direzione. Io sono cambiata e per fortuna non sono la stessa di quando avevo 20 anni, come è giusto che sia. E questo si riflette anche su come scelgo una destinazione e un tipo di viaggio. Non faccio più la backpacker, per esempio, ma di questo ti racconterò in un altro video. Quando ho compiuto 40 anni, mi sono regalata un viaggio da sola a Madeira, in questa meravigliosa isola portoghese. A Madeira ho cercato un'immersione totale nella natura e nella solitudine. Erano anni che non facevo un viaggio da sola. Nel frattempo era nato mio figlio e lavoravo già da 3 anni come accompagnatrice turistica. Gli impegni, prima come mamma e poi come tour leader, mi avevano lasciato poco tempo per fermarmi. E a 40 anni avevo il desiderio di rimanere con me stessa, sola con me stessa, senza la necessità di conoscere altri viaggiatori, come mi era successo in altri viaggi in solitaria. Cosa inimmaginabile per la me ventenne in Australia o la me trentenne in Canada. C'era sempre qualcuno con cui condividere un pezzetto di percorso ed è stato bellissimo, ma in quel viaggio a Madeira ho apprezzato veramente, per la prima volta, la mia stessa compagnia. Ma per fare questo passo, per ascoltarmi, avevo bisogno del contesto giusto,
Dovevo riempirmi gli occhi di paesaggi che mi dessero un senso di pace, di calma, ma anche di estremo nord, di estremo ovest, di lontano dalle stimolazioni delle grandi città, dalle persone e dai social network. Venivo da un periodo di intenso lavoro, avevo accompagnato gruppi di turisti in diversi tour. Fare l'accompagnatore, soprattutto nei periodi di alta stagione, vuol dire compiere una continua metamorfosi. Una cosa che mi stimola tantissimo, ma che può veramente consumarmi. Si viaggia da uno stato all'altro, con repentini cambi di valigia, cambiano i viaggiatori, i loro bisogni e le loro richieste. Cambiano le incognite di un viaggio, anche quando perfettamente organizzato, cambia l'energia che possiedo. A ottobre avevo bisogno di silenzio, di una pausa, di recuperare me stessa. Ecco perché a fine mese sono volata a Madeira, lontana dalla stessa Europa continentale. Se da un lato la scelta di quel viaggio si poggiava su motivi pratici come il recupero di energie mentali e fisiche, percepivo che ci fossero delle ragioni più profonde. Motivazioni che hanno a che fare con l'Islanda e tutte le destinazioni che ho menzionato a inizio video. Saranno i miei 44 anni? Sarà un momento particolare della mia vita, ma cerco quei posti, quei panorami e l'immersione nei colori freddi, perché in quei colori riesco ad ascoltare i miei pensieri e i miei bisogni con più attenzione. Negli ultimi anni ho iniziato a leggere libri di crescita personale e a seguire canali YouTube che trattano questo tema. Io stessa voglio parlarne nel mio canale per condividere il mio stesso percorso, oltre che a parlare della mia passione per i viaggi, naturalmente. E mi sembra che tutto si ricolleghi. La mia voglia di introspezione sposa luoghi isolati dai colori freddi e calmanti. È là che voglio andare per ritrovare me stessa. C'è anche in te una ricorrenza di colori o di latitudini nei tuoi viaggi? Ti sei mai chiesto cosa ti spinga verso una determinata destinazione?